Oggi siamo qui insieme al T-Bone SC1100, un microfono per il quale ho fatto già l'unboxing qualche tempo fa e adesso facciamo un test in questa parte di studio. Prossimamente ci sarà un altro test nello studio vero e proprio, ma non perdiamo altro tempo e iniziamo. Se ricordi i video di unboxing di questo microfono, aspetta, che era arrivato in questa meravigliosa valigetta, veramente molto molto bella, ho fatto questo unboxing nel quale appunto ti ho parlato di quanto questo microfono fosse costruito di materiali importanti, perché ti ricordo che questo microfono pesa quasi 1 chilo e il ragno pesa quasi mezzo chilo. Ok? Quindi un microfono importante, lo sto reggendo con un'asta della Rode, la DS1, ma ti metto tutti i link in descrizione, che lo regge perfettamente. Allora, breve recap di questo microfono. Questo microfono è un microfono che ha 3 figure polari, ovvero figura 8, quindi riprende sia qui che qui contemporaneamente, figura omnidirezionale, quindi prende tutto intorno, e figura cardioide, così come lo stai sentendo adesso. Dietro invece ha un piccolo switch che è un low cut, quindi serve a tagliare tutte quelle frequenze bassissime all'interno delle quali ci sono dei rumori, della spazzatura sonora, come la definisco io. Allora, in questo momento stai sentendo questo microfono pulito, non sto applicando nessun effetto, sta entrando nella mia SSL2, se ti interessa il gain è a ore 12 e sto entrando dentro Reaper con un gain che si attesta tra meno 18 e meno 12, quindi questa scheda lo pilota tranquillamente. Del resto questo è un microfono a condensatore, quindi non ha sicuramente bisogno di chissà quale spinta, ok? Allora, in post-produzione non aggiungerò nessun effetto, quindi te lo dico fin da subito, ma ascolterai il suono pulito di questo microfono. L'unica cosa che farò, se mi accorgo che c'è un po' troppo reverbero, perché in questa parte dello studio, c'è un po' di riverbero, nonostante tutti i pannelli e quant'altro, ma un filo di riverbero c'è, e soprattutto questo è un microfono a condensatore, quindi molto 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 sensibile, e qui c'è una luce gigantesca che ha una ventola al suo interno, per cui sicuramente forse aggiungerò il Voice Isolation in Final Cut Pro X. Ma al di là di questo, nulla. Io lo sto sentendo insieme a te in cuffia, ovviamente ho fatto un po' di prove, un po' di test, e che dirti, per 144 euro, ti lascio il link in descrizione, questo microfono costa 144 euro. Ti vengono in mente altri microfoni che suonano così, come stai sentendo, in quella fascia di prezzo? Sicuramente ce ne sono, non è l'unico, ma ti dico la verità, ne ho provati tantissimi di microfoni, sia su questo canale, e ci sono tutti i video che lo raccontano, ma anche in studi di registrazione di amici, radio e quant'altro. Sinceramente, 144 euro, un microfono costruito come un carro armato, io non l'ho mai visto. Vorrei veramente farti sentire il peso di questo microfono, già te l'ho detto, 1,5 kg tutti e due, ma la costruzione è veramente, veramente massiccia. È una cosa pazzesca, mai vista una qualità costruttiva tale su un microfono così economico, perché 144 euro è abbastanza economico. Io sto parlando, ti sto raccontando cose, nel frattempo tu riesci ad ascoltare, mi raccomando metti le cuffie, come suona questo microfono. Allora, come vedi il microfono non è davanti alla bocca, ma è fuori asse, circa 45 gradi, e sta puntando verso la mia bocca. In questo modo, questo è il modo corretto di parlare nel microfono, perché tutta l'aria che viene fuori dalla bocca, e quindi soprattutto le plosive, le P e le B, vanno in questa direzione, non colpiscono direttamente la capsula del microfono, ok? Quindi dovresti sentire, ma io sto sentendo in cuffia e mi sembra che sia così, dovresti sentire un suono pulito, ok, senza le plosive enfatizzate. Questo microfono è un microfono a condensatore, come ti raccontavo prima. Questo è un ambiente, sì, mediamente trattato acusticamente, però sai bene che questo tipo di microfoni a condensatore, dovrebbero essere usati in ambienti trattati acusticamente. Anche per questo ci sarà un prossimo video nel quale ti farò sentire questo microfono dentro il mio vocal boot. Però, visto che non tutti su questo canale mi raccontate di avere uno studio trattato, ma anzi, la maggior parte di voi, forse il 90%, non ha neanche un pannello attaccato al muro, manco per sbaglio, allora questo microfono probabilmente non è la scelta migliore. Non per questo microfono, ma proprio per la tipologia di microfono.
Come stai sentendo e stai anche vedendo, non sto usando nessuna spugna, sia perché non esce dalla confezione, quindi questa è l'unica pecca, non esce dalla confezione la spugna, c'è tanta roba, ci sono anche gli elastici del ragno di ricambio, ma non c'è una spugna. Ma anche perché se tu posizioni bene il microfono, non hai bisogno di spugne. Come vedi non ho né il pop filter né la spugna, non ho niente, eppure si sente bene lo stesso, ok? Allora, cosa ne penso di questo microfono? Fermo restando che io te lo sto facendo ascoltare, ti sto raccontando in modo tale che tu possa farti la tua idea, la tua impressione, che dirti? È un microfono sicuramente non scuro. Non è un microfono scuro, quindi se stai cercando un microfono scuro, attenzione però, scuro non è la stessa cosa di caldo. Perché questo? Perché spesso si fa tanta confusione, cioè le persone mi chiedono vorrei un microfono che mi scurisce la voce, che mi rende una voce calda e avvolgente. Figlio mio, devi andare a Lourdes e chiedere un miracolo. Questo microfono, quando io dico scuro, vuol dire che alcuni microfoni enfatizzano tra le altre cose anche delle frequenze basse. In questo caso ti metto in sovraimpressione anche la risposta in frequenza di questo microfono, non è sicuramente tra quei microfoni lì. Ha una risposta in frequenza abbastanza normale per questi microfoni, soprattutto enfatizzata un po' le frequenze alte, quelle che servono a dare un po' d'aria alla voce, a renderla più intellegibile. Quindi se stai cercando un microfono scuro, non è questo. Del resto i microfoni scuri nella maggior parte dei casi sono quelli dinamici, non a condensatore, perché i microfoni a condensatore, a differenza di quelli dinamici, hanno uno spettro sonoro molto più ampio, quindi vanno a prendere anche tanto le frequenze alte, che sono quelle che il nostro orecchio percepisce maggiormente. Ok? Quindi non perché non ci sono le frequenze basse, ci mancherebbe, ci sono, ma le frequenze alte, sia perché il nostro orecchio le percepisce meglio, sia perché sono un po' più spinte, ecco che questo microfono è un microfono chiaro. Un grosso vantaggio di questo microfono, al di là della confezione, quindi la custodia rigida, è quello per me un plus pazzesco perché la tieni lì, la polvere, l'umidità, è perfetto, resta sempre perfetto il microfono. Ma un altro plus fondamentale è il rumore di fondo. Questo microfono ha un rumore di fondo di 6.8. 6.8 è bassissimo. Se pensi che i microfoni che mi vengono in mente con un rumore di fondo più basso sono i Rode NT1A e NT1 per esempio, questo qui è 6.8. Un ottimo microfono da quel punto di vista. Quindi che cosa vuol dire? Che non introduce neanche un po' di rumore proveniente dal microfono stesso. Quindi se hai questo microfono, hai un cavo decente, perché non dimentichiamoci che anche il cavo fa la sua parte in tutto questo. Entri in una scheda audio come l'SSL2 che è super pulita, dei preamplificatori cristallini, entri nel software a prescindere da quello che stai utilizzando, ecco che hai una registrazione priva di rumori di fondo. Poi, se l'ambiente, come in questo caso io sento la ventola, per esempio, della luce, la sento, ma quello non è un rumore che viene dal microfono. Cioè non è il rumore del microfono, è un rumore che viene introdotto nel microfono perché i microfoni a condensatore sono molto sensibili, ok? Quindi spero che sia tutto chiaro. Che dirti? 144 euro, vale la pena comprarlo? Secondo me sì. Sì, per i seguenti motivi. 1. La custodia. E guarda che non è una sciocchezza perché i microfoni si preservano tantissimo con le custodie rigide. 2. La costruzione. Questo microfono è indistruttibile. È pazzesco, mai visto un microfono costruito in questo modo, in questa fascia di prezzo, Attenzione, se vai sui microfoni da 2000 euro, 1500, eccetera, eccetera, sì, ok, ti avvicini a questo, ma questo costa 144 euro. Terza cosa, il rumore di fondo. Quindi per queste tre motivazioni, la costruzione, la custodia e il rumore di fondo, secondo me, in questa fascia di prezzo, 144 euro, vale assolutamente la pena di comprarlo. Ok, non è il miglior microfono del mondo in questa fascia di prezzo, ma a 144 euro difficile trovare un microfono che abbia un rumore di fondo così basso e una valigetta e che sia costruito come un carro armato. Quindi credo sia veramente difficile da battere. Questi microfoni T-Bone, che tra l'altro mi è stato dato, come sai, te l'ho già detto nel video dell'unboxing, ma io sono molto molto sincero e soprattutto te lo sto facendo ascoltare. Non è che ti sto raccontando il microfono senza fartelo ascoltare, quindi magari tu potresti non essere d'accordo con me, amici come prima. Però ti dico che io, Alessandro, in maniera molto sincera, a prescindere che questo microfono mi sia stato regalato, ti dico che
144 euro, capito? Costasse 500 euro, allora ti direi, guarda, secondo me ci devi pensare, ma 144 euro è entry level. Ok? Quindi vorrei veramente che dal video si vedesse la differenza magari tra questo e un altro microfono, perché, e io me ne sono accorto, ma non voglio spoilerarti niente, ho comprato dei microfoni in Cina, ci farò dei video presto. No, non ti anticipo niente, ma ti prego iscriviti al canale perché devi vederli per forza, perché se compariamo questo con uno di quelli c'è veramente da ridere. Ok? Va bene, però cancella tutto quello che ti ho detto perché è un piccolissimo spoiler. Dunque, chiudiamo questo video. Allora, fammi sapere nei commenti di questo video cosa ne pensi, se pensi ci sia meglio di questo per 144 euro, se ti piace, se non ti piace, se l'hai provato, se vorresti provarlo, insomma, qualsiasi domanda, dubbio, curiosità, lo sai, se tu commenti i video io ti rispondo nel più breve tempo possibile, ok? Ti lascio tutti i link in descrizione in modo che se ti interessa l'asta, il microfono, la scheda audio o qualsiasi altra cosa tu possa rintracciarli molto velocemente, ok? Bene, allora io ti ringrazio per aver guardato questo video, ti do appuntamento alla prossima settimana e ti auguro buona registrazione.